Aggiornamento di calciomercato Inter in queste ore davvero importantissime. Facciamo un bel punto della situazione con le notizie del momento, ma soprattutto voglio fare insieme a voi alcuni ragionamenti per conoscere anche la vostra opinione, perché in queste ore ho visto nei nostri commenti ai nostri video, ai nostri episodi, alle nostre live, tanti commenti molto contrastanti sul mercato dell'Inter, per cui voglio farmi oggi un'idea più concreta su quello che sta pensando la piazza interista, per cui amiche e amici interisti, innanzitutto aspetto i vostri commenti qui sotto, mentre vi do il benvenuto in questo nuovo episodio di giornata. Iscrivetevi subito al nostro canale, così non vi perdete neanche uno dei nostri approfondimenti speciali che abbiamo pubblicato nelle scorse ore e che continueremo a pubblicare ovviamente nei prossimi giorni. Adesso però concentriamoci sulle notizie e partiamo. Partiamo da Robin Gosens, il nome più caldo e ormai anche più vicino al trasferimento all'Inter. In questo momento tutte le fonti stanno di fatto confermando la chiusura dell'operazione, c'è ancora un piccolo margine di incertezza sui dettagli finali, si parla però di un'operazione che dovrebbe iniziare con un prestito che diventa obbligo. Alcuni dicono che questo prestito potrebbe essere fino al termine della stagione e poi diventare obbligo in estate, altri invece sostengono che il prestito possa essere di 18 mesi, quindi fino al termine della prossima stagione, e poi ovviamente far scattare questo riscatto obbligatorio. L'operazione complessiva dovrebbe aggirarsi attorno ai 22 o 25 milioni di euro a seconda dei vari bonus inclusi. Tutti i dettagli comunque li scopriremo con calma al momento degli annunci che dovrebbero essere comunque imminenti. L'Inter sta di fatto aspettando solo di definire e di limare gli ultimi dettagli per predisporre le visite mediche del giocatore, visite mediche che saranno molto molto approfondite, appunto perché come sappiamo Gosens arriva da un brutto infortunio più una ricaduta che di fatto non gli ha consentito praticamente di giocare all'interno di questa stagione, e per un giocatore che fa della corsa e della fisicità la sua arma principale è importante capire bene la sua situazione dal punto di vista fisico. Dal mio punto di vista, infatti, l'unica incognita su Robin Gosens, sto leggendo tanti commenti, sto vedendo anche alcuni mettere in discussione le potenzialità di questo calciatore, a mio modesto avviso, mia modestissima opinione, l'unica incognita è proprio dal punto di vista fisico del recupero da questo infortunio, altrimenti fino a poche settimane fa gran parte degli esperti e del pubblico parlava di Gosens come uno dei migliori esterni mancini in circolazione, e questo secondo me rimane. In più ho sempre detto, ho sempre sostenuto che Dumfries poteva per certi versi essere considerato una sorta di Gosens della corsia di destra. Ora, Dumfries per ora è forse più portato all'assist, Gosens è più portato al gol, alla finalizzazione, quindi volendo si integrano anche bene tra di loro. Comunque, se Dumfries è riuscito ad integrarsi e a meritarsi anche la maglia da titolare nell'Inter di Inzaghi, non vedo perché non debba farlo anche Gosens. Anzi, Gosens a maggior ragione, visto che arriva anche da un sistema molto simile e, contrariamente a quello che dicono molti, fuori dall'Atalanta può trovare nell'Inter un altro step di crescita, secondo me. Quindi, dal mio punto di vista, mi rimetto chiaramente alle valutazioni dello staff medico dell'Inter, che ne sa sicuramente molto più di me. Se loro danno l'ok all'operazione, speriamo solo che Gosens possa rientrare presto, perché comunque farebbe comodo fin da subito, anche se rimane forse un colpo più da prospettiva anche per la prossima stagione, però averlo a disposizione da subito farebbe molto comodo, anche perché ricordiamoci che Gosens con la maglia dell'Atalanta, tra le altre cose, aveva già segnato anche al Liverpool ad Anfield, e in vista anche degli ottavi di finale di Champions dell'Inter contro il Liverpool sarebbe un'arma in più, niente male. L'Inter però non si ferma, perché insieme a Robin Gosens sta provando un altro colpo proprio in queste ore. Consensi uscito in direzione Samp, anche qui si attende un annuncio ufficiale in arrivo in queste ore. L'Inter sta seriamente lavorando su Felipe Caicedo, ex Lazio, ora al Genoa, dove pure ha trovato un poco spazio anche a causa di alcuni problemi fisici, ed è in uscita. È una soluzione low cost, perché euro più euro meno dovrebbe entrare in rosa all'Inter con un impatto a bilancio lo stesso più o meno a quello che avrebbe avuto Sensi nella seconda parte di stagione, quindi fuori Sensi, dentro Caicedo sarebbe un'operazione di fatto ad impatto zero per l'Inter. A noi di Passione Inter questa notizia è stata confermata, ve lo stiamo dicendo da giorni, quindi Caicedo è un obiettivo concreto, reale per l'Inter per l'immediato, però vi metto lì anche un'altra notizia da tenere d'occhio, che per ora a noi non è stata confermata, però ne stanno parlando diversi giornali, diverse testate di mercato, quindi l'Inter, secondo alcuni, appunto, si sarebbe portata molto avanti su Caicedo, che aspetta in maniera impaziente, ma avrebbe fatto contemporaneamente anche un tentativo per arrivare subito a Scamacca, attaccante del Sassuolo, che sarebbe il grande obiettivo in attacco
per la prossima estate, quindi per il prossimo futuro, ma ci sarebbe stato un tentativo per portarlo a Milano subito. Un'operazione che tra l'altro sarebbe anche molto logica perché, mia opinione, se l'Inter ha deciso che Scamacca deve essere il grande obiettivo, se l'Inter è convinta di puntare forte su Scamacca per il prossimo futuro, portarlo a Milano subito significherebbe innanzitutto anticipare un'operazione che comunque dovrai fare, poi magari riesci ad evitarti anche delle potenziali aste estive e ti darebbe, oltre a questo, anche un impatto nell'immediato in un momento in cui comunque un attaccante puro ti serve e ti fa comodo. Io continuo a pensare che sia estremamente difficile Scamacca in questo momento a gennaio, nonostante i buonissimi rapporti col Sassuolo. Vi avevo raccontato anche nelle varie dirette di quelle notizie che avevamo raccolto quando siamo stati a Roma, alla presenza anche dell'amministratore delegato del Sassuolo Carnevali, in cui di fatto si parlava di un'incedibilità di Scamacca nel mercato di gennaio, e credo a maggior ragione dopo la partenza di Boga. Però ecco, teniamola d'occhio, vediamo gli sviluppi. Io continuo a ribadire, da parte nostra, continuo a pensare e lo chiarisco, che l'ipotesi Caicedo low cost sia più credibile, ma visto che il giocatore verrebbe di corsa, l'Inter lo vuole e il Genoa è disposto a cederlo, nonostante questo l'operazione non si sta ancora chiudendo in questi minuti, quindi capisco che ci sia qualcuno che dice dietro potrebbe esserci appunto un tentativo per un altro giocatore prima di virare poi definitivamente su Caicedo. Vediamo. Detto questo, resta caldissimo Caicedo ovviamente, e volevo puntualizzare anche una cosa: Caicedo non gioca più nella nazionale ecuadoriana dal 2017, quindi molti dicevano in queste ore ma cosa succederà quando anche Caicedo andrà in Sud America come Lautaro, Correa e Sanchez. Ecco, non ci andrà perché appunto non è più in nazionale dal 2017. Accanto a questa, l'altra notizia a sorpresa, oltre a quella di Scamacca, va tenuta d'occhio una notizia che riguarda Ivan Perisic, perché in tanti giustamente stanno dicendo se arriva Gosens vuol dire che l'Inter ha gettato la spugna su Ivan Perisic e quindi Ivan Perisic se ne va. Come logica, chiaramente il discorso torna. Però già da novembre dicevamo che comunque l'Inter vuole incontrare Ivan Perisic per discutere del futuro del suo contratto in scadenza al 30 giugno. Il faccia a faccia definitivo ancora non c'è stato, però, quindi niente mi toglie dalla testa in questo momento che la partita per il futuro di Ivan Perisic all'Inter non sia ancora definitivamente chiusa. La palla credo che sia soprattutto nel campo del croato, di Perisic, perché l'Inter farà un'offerta in linea con i nuovi parametri della società, con un contratto quindi non lunghissimo, visto che tra pochi giorni Perisic compirà 33 anni, e con delle cifre più in linea con gli ingaggi di questo nuovo corso interista, soprattutto all'interno di una situazione economica non semplicissima. Se Perisic sta bene a Milano come pare e accetta questo nuovo corso, l'Inter secondo me va avanti anche molto volentieri con uno dei leader sostanzialmente di questa stagione. Altrimenti io credo che legarsi con un contratto molto lungo e portare Perisic ad essere uno dei più pagati della rosa per un periodo molto lungo diventa un po' un rischio in questo momento, per quanto Perisic secondo me è un giocatore fondamentale e un altro anno come minimo te lo fa alla grande. Poi io sono sempre convinto anche che come giocatore possa avere anche un'evoluzione più da attaccante, in parte l'ho fatto ma può evolvere ancora di più secondo me, e soprattutto se hai un titolare sulla sinistra che gli permette anche di andare a sganciarsi in questo nuovo ruolo, e quindi farebbe molto molto comodo anche l'anno prossimo. Detto questo, andiamo avanti, e fatto il punto della situazione con le notizie a livello generale del momento, poi magari in altri episodi andremo a fare il punto su altre voci, altre riflessioni in vista dell'estate, ne parleremo più avanti. Io vorrei però vedere adesso insieme a voi anche il punto della situazione sulla rosa dell'Inter, quindi come siamo messi in vista della seconda parte di stagione alla luce di queste notizie appunto che abbiamo commentato in questo momento. Partiamo dai titolari, vi condivido la schermata con questa formazione che ho schierato a livello di titolari: Andanovic in porta, Skriniar, De Vrij e Bastoni in difesa, Dumfries sulla destra, Perisic a sinistra, Barella, Brozovic e Çalhanoğlu a centrocampo, in attacco Dzeko, Lautaro Martinez. Questa è la formazione titolare che ho disegnato in questo momento. In panchina invece si andrebbero ad aggiungere, andiamo a condividere anche la schermata della panchina, con Radu tra i pali. Tra l'altro in queste ore ci sono state notizie dalla Francia secondo cui il Bordeaux avrebbe chiesto informazioni per Radu in prestito, ma l'Inter non avrebbe aperto. In difesa ci sono D'Ambrosio, Ranocchia e Di Marco, a destra Darmian, a sinistra quindi il nuovo arrivato Gosens, a centrocampo Vesino, Vidal e Gagliardini, in attacco Alexis Sanchez e Correa,
più ovviamente Caicedo, il potenziale nuovo arrivo. Quindi, vedendo queste due formazioni così, potremmo dire che l'Inter ha a disposizione di fatto due formazioni complete, quindi ha un ricambio sostanzialmente per ogni ruolo. Non abbiamo aggiunto Kolarov, che potrebbe rescindere nelle prossime ore, non abbiamo aggiunto il terzo portiere Cordaz, e non abbiamo aggiunto, ovviamente per mancanza di spazio, Felipe Caicedo, che quindi sarebbe un ulteriore ricambio in più in attacco. C'è un alter ego quindi in ogni posizione del campo per ogni titolarissimo. Diciamo che mia opinione, e poi soprattutto qui voglio sapere la vostra, nelle alternative è una formazione probabilmente migliorabile. Sugli esterni credo che l'Inter sia messa molto molto bene, perché Gosens e Darmian sono molto più che alternative secondo me da questo punto di vista. In attacco Correa, Sanchez più Caicedo sono tre giocatori che, se stanno tutti bene, inclusi i titolari Lautaro e Dzeko, Lautaro sicuramente ci aspettiamo una seconda parte di stagione migliore rispetto all'ultimo periodo un po' appannato. Ecco, se tutti stanno bene, siamo messi piuttosto bene, con giocatori che hanno caratteristiche molto differenti, e sicuramente è un reparto molto completo da questo punto di vista. In difesa, a rotazione, si sono fatti trovare fin qui sempre tutti pronti, tra Di Marco, Ranocchia e D'Ambrosio. Credo che il centrocampo sia migliorabile, soprattutto in vista delle partite top di febbraio. Mi sembra abbastanza evidente il divario tra i titolari e la panchina è abbastanza marcato, quindi a meno che Vidal non riprenda condizioni in maniera importante durante la sosta, potendo fare un lavoro specifico da piano, visto che non è impegnato con il Cile, il livello è abbastanza marcata, ecco, di differenza tra titolari e panchina. Detto che comunque i titolari per me resta una formazione assolutamente credibile e assolutamente molto forte per poter affrontare i prossimi impegni. Quindi, in definitiva, io sono fiducioso, e chiudo con questa considerazione e una domanda che faccio a voi. Se guardiamo il calendario dell'Inter, a tal proposito vi vado a condividere il calendario dell'Inter. Eccoci qua, con un febbraio di fuoco, con il derby Inter-Roma, Napoli-Inter, Inter-Roma di Coppa Italia ovviamente, Napoli-Inter, Inter-Liverpool andata degli ottavi di finale di Champions, e poi ci saranno nell'ordine Sassuolo, Genoa, Salernitana, il Torino, la Fiorentina. Il big match vero e proprio sarà con la Juventus il 3 aprile, ma devo dire che è un calendario, non so che ne pensate voi, in cui il vero problema è il mese di febbraio, cioè è vero, speriamo che ci siano chiaramente anche altre partite di Coppa Italia, che ci siano anche altre partite di Champions da giocare oltre a quelle con il Liverpool. C'è da recuperare anche la gara col Bologna, che potrebbe slittare addirittura ad aprile, e lo vedremo. Però, superato febbraio, secondo me, come abbiamo visto anche nella prima parte di questa stagione, credo che Inzaghi sarà in grado di far ruotare una, due o anche tre pedine a partita senza intaccare il gioco, e ottenendo comunque risultati, come è stato fatto anche nel mese di dicembre e non solo. Quindi è vero, farebbe comodo magari un centrocampista di forte impatto, potendocelo permettere, secondo me sarebbe stato molto molto utile. Però ecco, saresti dovuto andare a prendere un centrocampista subito, che arriva, si mette immediatamente a disposizione, non ha bisogno di adattamento quasi, ed è pronto a giocare anche nei big match così pesanti, perché la vera emergenza, tra virgolette, si può creare soprattutto a febbraio, ed è lì che ti serve un impatto molto molto forte, e non è semplicissimo, soprattutto se non hai molti soldi da spendere. Mentre nella parte più avanti della stagione, quindi tra marzo e aprile soprattutto, secondo me potrai gestire le rotazioni anche con gli elementi che hai ora a disposizione. Quindi questa è una rosa, in definitiva, che secondo me con i suoi difetti resta altamente competitiva per gli obiettivi che ci siamo posti. Sarà fondamentale però riuscire ad avere i titolarissimi più almeno 4 ricambi al top della forma durante il mese di febbraio. Poi più avanti si potranno fare dei ragionamenti anche con più turnover, se avremo retto bene appunto in questo mese di febbraio. Fatemi sapere che ne pensate anche voi, quindi, su queste considerazioni in ottica mercato, con questi nomi che stanno diventando caldi in queste ore. Poi pubblicheremo degli approfondimenti anche nelle prossime ore, anche sui nomi singoli specifici che stanno uscendo in questo momento. Vi aspetto i vostri commenti. Tra l'altro, se avete dei temi che vorreste approfondire, scrivetemelo qui sotto, e li porteremo ovviamente qui sui nostri canali. Come sapete, diamo ampio spazio e cerchiamo di ascoltare il più possibile i vostri commenti.
Vi chiedo, come al solito, di farci sapere se mi avete seguito fino a questo punto commentando con l'emoji del pallone e se volete potete sostenere il nostro progetto come state facendo veramente in tantissimi e vi ringrazio tramite gli abbonamenti che trovate qui sotto. Grazie ai vostri abbonamenti stiamo realizzando tanti contenuti che trovate ogni giorno sul canale e soprattutto ci permettete di portarvi ogni giorno nuovi episodi, nuove live, ogni giorno alle 19:30 tutte le partite, poi stiamo preparando anche una diretta speciale per l'ultimo giorno di mercato, quindi vi ringrazio di nuovo per il grande sostegno. Se volete potete entrare a far parte anche voi della nostra community di sostenitori tramite il tastino abbonati che trovate qui sotto. Vi aspetto, ci vediamo in live alle 19:30 come ogni giorno.